Che cos'è il CDS? Queste tre lettere stanno per soluzione di diossido di cloro ed è una sostanza semplice che può essere teoricamente prodotta in qualsiasi farmacia o anche a casa. Vorrei presentare qui i fatti di questa soluzione medico-terapeutica una volta per tutte, correttamente e in maniera chiaramente comprensibile. Il diossido di cloro è candeggina? No, non lo è assolutamente, perché la candeggina è un liquido diverso, è una sostanza chimica diversa e non c'è bisogno di essere uno scienziato per capire dal colore che è diverso. La candeggina è trasparente, mentre il diossido di cloro ha un caratteristico colore giallastro. La candeggina è un sale sciolto in acqua, mentre il CDS è un gas sciolto in acqua. E non contiene sale di clorido sodico, perché il clorido sodico è con T e non con D. È un precursore così come il carbone di legno è un precursore della polvere, ma non è la stessa cosa. Purtroppo c'è ancora troppa ignoranza che su internet presenta il CDS come candeggina di cloro, quando il precursore clorito di sodio non è affatto ipoclorito di sodio, cioè candeggina, che è 300 volte più tossico. È come equiparare l'anidride carbonica che spiriamo al monossido di carbonio dell'auto, che è molto più tossico. Quindi il CDS è un gas disciolto in acqua, mentre la candeggina è un sale, così come il precursore del CDS è il clorito sodico. Il fatto che il diossido di cloro sia utilizzato a scopo di disinfezione è irrilevante ai fini terapeutici, in quanto farmaci come il warfarin, che è un veleno per topi, viene utilizzato come antikoagulante del sangue in Spagna e come noto Sintrom, o la nitroglicerina, che è un esplosivo usato come spray sublinguale per l'angina pectoris. Non importa che sia un disinfettante, perché lo è anche l'alcol che gran parte dell'umanità ama bere sotto forma di vino, birra o whisky, soprattutto nei fine settimana in compagnia di amici. Allora, in che modo il diossido di cloro può essere utile ai fini terapeutici? In passato ho presentato diversi brevetti sull'uso di questa sostanza per infiammazione, le infiammazioni da virus, batteri, da funghi, ma anche per la sepsi, che sono avvelenamenti dell'organismo come l'ipossia, che è il problema principale del Covid-19. Quindi la domanda è: come è possibile che una sola sostanza possa risolvere così tanti problemi contemporaneamente? La risposta è semplice, perché esiste un minimo comune denominatore. Se ci chiediamo quale sia la funzione principale del sangue nel nostro corpo, dovrebbe essere chiaro che si tratta principalmente del trasporto di ossigeno. Possiamo stare un mese senza cibo o 3 giorni senza acqua, ma non 10 minuti senza ossigeno, che significherebbe morte istantanea. Possiamo quindi dire che l'ossigeno è l'elemento più importante per la vita umana. E se ora osserviamo il diossido di cloro, il CDS, vediamo che si tratta di un vettore di ossigeno contenente O2, quindi legato a uno ione di cloruro. Lo ione cloruro non è un cloro gassoso tossico, perché il cloro gassoso è Cl2, mentre lo ione cloruro è Cl- e all'interno del corpo si combina con il sodio per formare il cloruro di sodio, che è il comune sale. Ogni corpo umano contiene più di 300 grammi di sale, che come l'ossigeno è assolutamente essenziale per la vita. Il CDS è quindi un vero e proprio vettore di ossigeno che, a differenza dell'ozonoterapia, non richiede il trasporto dei globuli rossi nell'organismo. Il diossido di cloro è tossico? Ogni sostanza è tossica, indipendentemente dalla sua natura. Dipende sempre, 1, da come viene usata, se viene inalata, se viene bevuta, se viene applicata sulla pelle. 2, la quantità, perché la quantità fa il veleno, come può confermare qualsiasi tossicologo. E 3, per quanto tempo, cioè per quale periodo di tempo. Il CDS ha una tossicità di 292 mg per chilo, tecnicamente molto simile a quello della caffeina.
Teoricamente possiamo avvelenarci con entrambi, ma per farlo dovremo bere 10 litri di soluzione concentrata di diossido di cloro per 14 giorni, cosa tecnicamente impossibile perché, a differenza del caffè, il sapore del diossido di cloro purtroppo non è lo stesso. Anche la tossicità del diossido di cloro è evidente, perché il sapore diventa insopportabile all'aumentare della concentrazione. La dose giornaliera di diossido di cloro è in media di 30-60 mg di gas disciolto in acqua. Questo corrisponde a 0,8 mg per chilo, il che significa che una persona di 70 kg dovrebbe ingerire più di 20.000 mg in un periodo di oltre 14 giorni per avvelenarsi, cioè la dose LD50, il che è impossibile. Il CDS è uguale all'MMS? No, assolutamente no, perché l'MMS contiene nella sua miscela clorito di sodio, cioè NaClO2, che non è presente nel gas CDS in quanto è solo il gas puro, che ha anche un pH neutro e quindi non può produrre ustioni chimiche in tali concentrazioni. Il CDS è quindi una scoperta che non produce effetti collaterali pericolosi e non entra nemmeno nell'intestino, perché evapora come gas a partire da 11 gradi centigradi. Perché nello stomaco abbiamo 36,5 gradi centigradi, il CDS si diffonde immediatamente nell'organismo attraverso la parete dello stomaco. A differenza dell'MMS, non provoca diarrea, poiché non entra nell'intestino in quanto tale, e non provoca una seconda reazione nello stomaco, poiché non contiene clorito di sodio. Come funziona il diossido di cloro? È noto da oltre 100 anni nell'industria che si tratta del miglior disinfettante in assoluto, in quanto agisce bene contro virus, batteri, funghi, prioni e anche contro la proteina spike, che a differenza delle altre sono sostanze medicinali. Non le avvelena, ma le ossida. Il che significa che vengono distrutte da un processo elettrotermico. Si tratta quindi di una sorta di combustione, di febbre nel corpo umano o di fagocitosi che ha utilizzato con successo il meccanismo di ossidazione nei macrofagi per milioni di anni senza alcuna possibile resistenza da parte degli agenti patogeni. Gli agenti patogeni non possono diventare resistenti alla combustione e quanto più piccolo è il loro acido e il loro pH, tanto più efficace il CDS, diossido di cloro. Può il diossido di cloro attaccare le nostre cellule? No, non può, perché la dose è troppo piccola e le nostre cellule sono troppo grandi. Quindi, come è stato scientificamente dimostrato, ecco perché non ossida le protesi, ad esempio. Non è nemmeno possibile accendere un batuffolo di cotone con un fiammifero, come nel caso di virus, batteri e funghi, mentre le nostre cellule sono proporzionalmente più grandi di un tronco d'albero che non può essere acceso con un semplice fiammifero. Inoltre sono in grado di dissipare le cariche elettriche. Studi scientifici hanno chiaramente dimostrato che il CDS non attacca nemmeno le cellule staminali, a differenza dei farmaci commerciali. Al contrario, ne promuove la crescita e la differenziazione, come dimostrato da brevetti e studi scientifici. E come agisce il diossido nell'organismo? Bene, dopo che il CDS, che è stato dimostrato non reagisce con l'acidità dello stomaco, viene assorbito per evaporazione attraverso lo stomaco, secondo la prima legge di Fick. Viaggia nel nostro corpo attraverso il flusso sanguigno e si comporta in modo neutro, secondo la legge di Fick, fino a quando non incontra una zona ricca di protoni, cioè una zona iperacidificata. Questa zona iperacidificata possono essere delle infiammazioni che contengono istamine e quindi si ossidano perché hanno un pH acido. Inoltre può essere presente nel sangue acido lattico, che è stato dimostrato ossidarsi rapidamente. Pertanto aiuta a deacidificare l'organismo. Nel caso del virus, le loro prominenze, la proteina spike, contengono cisteina o tirosina, che vengono immediatamente ossidate.
indipendentemente dalla variante del virus, come nel caso del coronavirus. Ogni virus ha bisogno di acidi per poter attaccare una cellula e questi acidi reagiscono con il CDS diossido di cloro, perché contiene uno ione cloruro che è un ossidante e allo stesso tempo rilascia anche ossigeno 2 proprio nella zona problematica, che normalmente ha problemi circolatori e di ossigenazione. Il diossido di cloro, CDS, pur avendo un pH neutro, può rilasciare 4 elettroni, che sono carichi negativamente, e annullare i protoni, che sono acidi carichi positivamente. Si tratta quindi di un processo elettrotermico che può essere spiegato biofisicamente e non di un classico processo farmaceutico di tipo chiave e serratura dei recettori. Questo fenomeno può essere osservato al microscopio anche nel sangue deossigenato. Se aggiungiamo una soluzione di diossido di cloro al sangue in carenza di ossigeno, il sangue si riprende immediatamente, poiché assorbe subito l'ossigeno del ClO2 rilasciato dopo la separazione causata dall'acidosi. Pertanto, se si ipotizza che più del 90% delle malattie causano anche acidosi, è assolutamente logico che questa sostanza sia e possa essere efficace in così tante malattie diverse, in quanto ha un denominatore comune. Si tratta quindi di una nuova tecnologia che finora non era mai stata utilizzata in questo modo in campo farmaceutico, anche se la tossicità, o meglio la non tossicità del CDS è ben studiata ed è nota da oltre 100 anni, in quanto viene utilizzata principalmente per il trattamento dell'acqua potabile. Come viene applicato il diossido di cloro nella pratica? La manipolazione è molto semplice. Da una soluzione madre concentrata di CDS di 3000 ppm, che corrisponde a una soluzione di diossido di cloro allo 0,3%, si aggiungono 10 ml a un litro di acqua, che viene bevuta in 10 dosi singoli, ogni 1 o 2 ore durante il giorno. È quindi molto facile da gestire e viene chiamato protocollo C. Pertanto una singola dose di soli 3-6 mg. Ricordo, per intossicare un adulto di 70 kg, alla DL50 o al 50% sono necessari 20.440 mg per 14 giorni, secondo gli studi dell'EPA e dell'FDA. In 15 anni non sono state osservate interazioni critiche con altri farmaci se assunti entro un'ora dall'assunzione del diossido di cloro, perché il gas viene assorbito dall'organismo in meno di 15 minuti e vi permane per un massimo di 2 ore, in quanto il diossido di cloro, quindi il CDS, viene rapidamente scomposto in sale, meno di una zolletta di 1 milligrammo, e ossigeno nell'organismo, per cui non lascia residui che possono reagire con altri farmaci. Non è quindi dannoso per la funzionalità epatica e renale, poiché è stato dimostrato che i valori epatici e renali, come la creatinina, migliorano. Questa sostanza è sicuramente la migliore scoperta medica degli ultimi 100 anni, e questo mi spinge a considerarla il lavoro della mia vita.